Giulio, storia complicata. Storia complicata. Che particolare apparecchio è questo? Sì, una forma veramente inconsueta ma bellissima. Bellissima. Dovete giudicare il suono, non l'estetica. Ecco, qua esattamente. A parte che noi facciamo un A parte che faccio quello che mi pare, nessuno me lo deve dire, quindi questo Esatto, vale, hai capito? questa cosa. Dunque, camminando nei corridoi della Fiera di Monaco ci siamo imbattuti in questo oggetto e io sono letteralmente impazzito perché lo trovo di una bellezza e di un'eleganza rara, sarei d'accordo con me. Assolutamente. E quindi ho detto lo voglio provare senza neanche sapere cos'era, sapere cosa fosse. Cosa diavolo fosse. Poi ci hanno spiegato che è un'amplicuffia. E quindi a te ti è caduta la mascella, nel senso però molto gentilmente Yamaha ce lo ha mandato assieme a questa cuffia, che è la 5000, il loro top di gamma. Il loro top di gamma, e quindi questo è cuffia e amplificatore per cuffia top di gamma. Esatto, che si possono comprare separati o in combo, diciamo. Quindi sono 5.000 più questo costa 3.899, oppure anche separati. Quindi io ero entrato nella modalità di dire ok, facciamo un'altra prova di una cuffia con il suo amplificatore cuffia. Esatto. Poi che è successo? Che dal momento che questo oggetto ha delle uscite bilanciate e noi avevamo ancora in casa l'Esoteric con gli ingressi bilanciati, abbiamo detto intanto ascoltiamolo, perché poi lui è un pre-DAC con un DAC di alto livello, SS9038 Pro. E quindi siamo rimasti veramente a bocca aperta per quanto funziona bene come pre-DAC. E quanto suona bene. E quanto suona bene. Sì, quanto suona bene. Tanto da pensare. Perché non facciamo una prova come pre-DAC e poi facciamo anche la prova della cuffia e lo utilizziamo? E a questo punto poi lo utilizzeremo anche con un altro pre-cuffia, con un altro ampli-cuffia, per vedere l'effetto che fa. Ma in questo caso siamo stati particolarmente folgorati dalle prestazioni di questo oggettino. Assolutamente sì. E quindi adesso ve lo raccontiamo prevalentemente come preamplificatore con DAC a bordo, però fa qualche diciamo spoiler delle sue peculiarità come amplificatore cuffia, che sono tantissime, ve le daremo ugualmente. Ok, a tra poco, subscribe, campanella. Ciao! Ciao! Allora, ti faccio una domanda, caro Giulio. Come si chiamano i due progettisti di questo? Te lo dico io perché me lo sono scritto, ecco, ma non me lo ricordo. Si chiamano Ryota Sato, che è quello che ha fatto la parte elettronica, e poi si chiamano Yusuke Kongai, che ha fatto la parte DSP. DSP. Questo oggetto, lo vedete, l'indizio dal punto di vista della forma è che queste due torri affiancate contengono i trasformatori. Esatto. Qua sotto c'è la sezione di alimentazione, quindi è quasi come se avesse un grosso alimentatore separato, e poi qui invece c'è l'oggetto, l'elettronica vera e propria. Tant'è che sono quasi separati da questa piccola cesura con scritto Yamaha sopra, che state vedendo in overlay. Bellissima. Dal punto di vista dell'amplificazione cuffia, lo butto lì, insomma, il signore, il secondo che tu hai detto, è un super esperto di DSP, Digital Sound Processing. Lui ha inteso, e questo è affascinante, infatti sono curiosissimo di provarlo, intanto fare un amplificatore cuffia che fosse in grado di gestire i flussi di diverse fonti. Ovviamente parliamo sempre audio, ma film, musica, videogiochi, le diverse anime, le diverse cose che la gente oggigiorno ascolta in cuffia, ottimizzandole per avere il sound Yamaha. Ma sopra questo ci hanno voluto mettere anche un DSP per avere l'ascolto simulato nella concert hall, nel piccolo club. Ovviamente questo, diversi preset. Questo
solamente con l'uscita cuffia, perché poi quando lo usi come preamplificatore, cioè come DAC, questo non è disponibile. Allora, prima di tutto, quindi uscite, perché diciamolo subito, bilanciata e due bilanciate, una sbilanciata per cuffia. E poi sul pannello posteriore, ma lo abbiamo visto, scusate, lo vedremo nello sventramento, ci sono sia uscite XLR RCA che un ingresso analogico, e poi ci sono anche vari ingressi digitali. Quindi di fatto, disponendo di un ingresso analogico, lo possiamo considerare a tutti gli effetti un completo preamplificatore. Esattamente, con tanto di DAC, lo abbiamo detto. Allora, qual è la particolarità? Ovviamente la Yamaha, quando si mette a fare le cose, vista la mostruosa esperienza che ha, le fa in modo da leader eccelso. E quindi tutto quello che c'è dentro è frutto non solo e non tanto di quello che è il mercato. C'è l'ultimo chip della Sabre Pro e quindi c'ha 8 canali 4 e 4, ma hanno utilizzato tutta l'expertise della Yamaha per ottimizzare i circuiti ascoltando i componenti. Sì, loro insistono. C'è un bellissimo video, del quale magari vi mettiamo il link in descrizione, di una intervista o una sorta, insomma, così, di spiegazione fatta dai due progettisti, che raccontano quali sono stati i criteri che loro hanno seguito durante la progettazione di questo, che doveva essere comunque il cuffia top di Yamaha, flagship di Yamaha, da sempre. Anche perché la Yamaha non è che ne abbia mai fatti chissà quanti, quindi hanno detto facciamo la 5000 che è una cuffia flagship, e ci abbiniamo anche questo. Falla vedere, Giulio. Una 5000 che noi abbiamo, diciamo, per completezza, collegato a niente. Vabbè, questa l'abbiamo fatta solo per scopo espositivo. Un oggetto di una bellezza veramente incredibile. Mi mette quasi in soggezione e la rimetto. E quindi prima o poi te la farò inforcare. Allora, assolutamente sì. Perché Giulio giustamente ha detto, visto che avevamo l'Esoteric, perché questo è completamente bilanciato, e quindi, essendo completamente bilanciato e in una configurazione totalmente bilanciata, ovviamente il vero senso per provarlo era quello di avere un finale bilanciato, e quindi così c'avevamo l'Esoteric, ci abbiamo provato. La cosa che mi piace di più e che ha colpito me, oltre al design, è il lettering, che è quello tipico della Yamaha da sempre. Cioè il lettering è sempre quello, ed è molto bello, lo vedete adesso in overlay, anche il display OLED che ha lo stesso lettering dei tasti. Quindi qui ci sono dei tasti che vedete, che servono per gestire le varie funzioni e che hanno tutto lo stesso lettering. Ma la cosa più bella, Giulio, sono le manopole. Le cose più belle sono le manopole, che sono state praticamente il motivo per cui io ho capitolato. Cioè, quando io l'ho visto ho detto accidenti quanto è bello, proprio bello, bellissimo. Ma poi quando ho visto il dettaglio della manopola con i triangolini gialli qua sotto, che riprendono il giallo del bordino qui sotto, lì ho detto vabbè, basta, cioè questo deve farsi un giro qui da noi. Ma c'è anche la chicchetta della scritta. La scritta Yamaha. No, l'oggetto veramente trasuda bellezza. Tra l'altro, poi l'abbiamo visto, forse abbiamo pubblicato un unboxing. Sì. C'è anche la confezione, la scatola. Come sarà lo sventramento. Molti di voi diranno siete cretini, va bene, ce ne facciamo una ragione, anche di questo. Ma vi assicuro, quando uno spende 4.000 euro, il fatto di essere gratificati da una presentazione come questa fa piacere, molto meglio del cartonaccio che ogni tanto capita. Tra l'altro, ovviamente, siccome ha un controllo del volume sofisticato, si può collegare direttamente con un amplificatore finale, per cui questo può stare tranquillamente appoggiato, e ha un bel telecomando, non bellissimo ma bello, classico Yamaha. E l'unica cosa un po' scomoda per chi poi lo vuole usare come pre-DAC e basta è il display che è sopra. È sopra, perché il display sopra non si vede, quindi tu controlli il volume se stai seduto sulla scrivania. Però è anche vero che questo, essendo un amplificatore per cuffia, anche fondamentalmente ci stai relativamente vicino. Dimmi. Ma io mi auguro che comunque
contrariamente a quello che tu hai appena detto, non stai seduto sulla scrivania, ma stai seduto sulla poltrona, perché se stai seduto sulla scrivania hai ragione, sei un tipo sbagliato. un po' bizzarro. E hai ragione anche tu, sì, Il che è mi vero. fa pensare che tu a casa ogni tanto Mi siedo sulla scrivania. scrivania. Povera scrivania. Vabbè, Allora, direi che ci siamo. caro Giulio, ci siamo, io sono molto emozionato, più che altro perché ho visto la quantità di viti da svitare. Io non so fino a che punto arriverò a Quindi non aprirlo. l'hai già smontato? Questo no, perché è talmente è giapponese, quindi non è un affare tenuto da 6 viti, è un affare di una complessità anche solamente da aprire. Poi però c'è da dire una cosa, io questa la voglio dire bene, visto che ho una certa carriera come riparatore di cose giapponesi. I giapponesi hanno una logica in fare queste cose che se tu segui pedissequamente e capisci qual è, arrivi ovunque, perché loro hanno un loro pensiero che è sempre lo stesso. Quindi quando riesci a capire qual è il loro pensiero rispetto al service, non hai nessun problema. E questa è una materia per me molto affascinante, perché una cosa è fare l'apparecchio, un'altra cosa dal punto di vista ingegneristico estremamente complessa è pensare al servizio che si può fare su quell'apparecchio, a quanto è difficile smontarlo, a quante ore ci vogliono per aggiustarlo, a quanto è difficile arrivare al componente più lontano. E Yamaha per certo è una di quelle aziende che ha sempre pensato, ce l'ha proprio nel DNA, mi ricordo fin dai primi amplificatori degli anni 80, era un percorso sul quale non potevi sbagliare, quindi sono certo di arrivare quasi fino in fondo. Va bene, buona fortuna. Ciao, a tra poco, ciao. Giulio, ci sei? Ci sono, questo è il Mio faccione. faccione con il pannellino. Allora, perché faccio vedere questo pannellino, Giulio? Perché lo fai vedere? Non lo Dici so. perché? Te lo spiego perché. Inquadra un po' queste viti. Inquadriamo le viti. Saranno una 15 o 20 viti, no? Sono tante. Tipi diversi, che servono, che ho dovuto svitare per smontare quello che vedete. Spero mi ringrazierete perché non è stato facile smontare questa parte di prodotto e l'ho fatto per farvi vedere meglio come è fatto. Come è fatto? Alla classica firma dei prodotti giapponesi di altissimo livello, dal punto di vista del cablaggio, dal punto di vista della cura, dal punto di vista addirittura, Giulio, della numerazione delle viti da svitare, perché questo pannello va qui, ok? Ci siamo? Sì. Una volta che hai tolto questo pannello con una cospicua serie di viti, poi la Yamaha ti dice devi svitare le viti secondo una sequenza precisa e ti mette anche il numero. 1, 3, 5. Suppongo che la 2 sia quella che sta di là, infatti. Infatti. Qua. Che bello. Bellissimo, no? E quindi alla fine ti ritrovi con questo mucchione di viti. Esatto, che sono anche le viti che tengono il fondo. Il fondello, aspetta che arrivo e lo inquadriamo. Saranno 10 viti che tengono il fondo, 12 viti. Sì. Anche perché queste viti qui, Sì. queste viti per esempio, e queste due, Sì. corrispondono poi con questi profilati di metallo che servono per trasmettere il calore al fondo e farlo diventare un dissipatore, esatto. Quindi il fondello fa da dissipatore. Esattamente. Allora, questa è la scheda, diciamo, di bassa frequenza che però contiene anche il chip ESS 9038 Pro. Qui c'è la parte di alimentazione. Del resto qua sotto vediamo sporgere i due trasformatoroni. Che sono due toroidali separati per i due canali, con degli avvolgimenti che fanno anche l'alimentazione della parte digitale. Ok, questo siccome è un pre-DAC con amplificatore per cuffia e noi in questo caso lo proviamo come pre-DAC, nel caso della cuffia 5000 che ci hanno spedito lo proveremo anche come amplificatore per cuffia, ovviamente deve avere una capacità
energetica molto molto alta, sia per pilotare bene le cuffie che altrettanto per alimentare la sezione di preamplificazione e DAC. Quindi questa è la parte della 220, qui sotto ci sono i due trasformatori, lo abbiamo detto, e poi tiro su, Giulio. Vai. Ecco, vedete, ho detacciato anche questo, sono stato molto coraggioso. Oh, lì c'è il chip Sabre, eccolo là, ESS. Sì. Oh, siccome questo pilota anche cuffie con l'effetto Dolby, vediamo che c'è anche il chipset Dolby DTS, che è questo. Ok? Sì. Oh, qui poi c'è tutta la parte di selezione degli ingressi e la parte di buffer di uscita, che è solo in parte qui, ma è soprattutto qui sotto. Oh, se ci fate caso, questi condensatori celesti meravigliosi li abbiamo incontrati anche nei prodotti grossi che abbiamo fatto della Yamaha. Sì. Te li ricordi, Giulio? Come no? Ecco, bravo. Condensatori elettrolitici, questo è un circuito di filtraggio, ok? Questo è il circuito di uscita vero e proprio, con i relè che vediamo qui, questi relè bianchi, vedete che sono vicino ai cavi che poi portano alle uscite cuffia. Adesso io metto giù questo, ok, e facciamo vedere la bellissima finezza che tu hai notato immediatamente di queste schede sistemate in questo modo, Ad angolo, diciamo. ad angolo, e che fanno uscita cuffia 6,3, uscita cuffia bilanciata e l'uscita Neutric XLR 4 poli, che è questa. L'hanno sistemato in questo modo perché altrimenti non ci sarebbe stato sufficiente spazio. Beh, è molto ordinato però, Sì, come... estremamente ordinato, soprattutto poi se pensiamo alla enorme complessità della macchina, perché questo è un amplificatore per cuffie alta uscita, un DAC col preamplificatore, qui dentro di circuiti ce ne sono tantissimi, no? Diversi, e se fate caso ogni circuito è diviso per funzione e all'interno del circuito stampato ci sono comunque, facciamo vedere questa linea, no? Questa linea è una linea di demarcazione della sezione dello stampato, quindi lo stampato a sua volta è suddiviso in aree funzionali. Poi qui sotto facciamo vedere le due manopole. Questa è una manopola, fa il volume, una manopola fa la selezione degli ingressi, eccola qui, che sono poi quelle che ci ritroviamo sul pannello superiore insieme con qualche tasto di controllo. Modulo IR per il telecomando, e quindi Giulio, io direi che abbiamo fatto vedere tutto e adesso mi ci vorrà almeno 10 minuti, un quarto d'ora per richiudere tutto, perché questo non è una cosa semplice e chissà se funzionerà dopo. Aiuto, speriamo di sì. Speriamo di sì. Ok, ciao, all'ascolto, ciao. Ciao. È forse, Giulio, partiamo da lì, la prova più quasi bizzarra che abbiamo mai fatto. Sì, è bizzarra. È vero? Perché siamo partiti in un modo e siamo arrivati e siamo atterrati, come spesso ami dire tu, in un altro completamente diverso, perché ci aspettavamo una prova di una cuffia con il suo amplificatore e invece ora stiamo ascoltando un pre-DAC. Sì, che va molto bene. È quella, Che no, stavo guardando lui. Ecco. No, stavo guardando lui e stavo pensando al fatto che, nonostante sia connesso al finale Esoteric in classe A, io continuo a sentirci degli echi degli Yamaha che mi ricordo. Beh. Insomma, quando i due tizi carini, i due ingegneri del video che citavo prima, raccontano un po' la loro missione, il loro intento progettuale nello sviluppo di questo di preservare
il suono Yamaha, se no qualcuno si arrabbia, il suono Yamaha, e mi verrebbe da dire che ci sono riusciti. Ora, cosa sia questo suono Yamaha è difficile un po' a dirsi, però se uno ne ha sentiti diversi, io ne ho anche posseduti diversi, con orgoglio peraltro. Beh, io sono un collezionista addirittura. Te sei un collezionista addirittura, qui degli echi ci sono. Allora, sapete perché dico questo? Perché se avete visto la recensione fatta tempo addietro del Rose RD 160 che pilotava proprio lui, questo stesso finale con questi stessi diffusori, veniva fuori un suono che era completamente differente, un suono più assertivo, mi verrebbe da dire, ammesso e non concesso che qualcuno magari capisca questo mio aggettivo, però sono io, sono il Rose. Dirompente. Sì, ma sono il Rose e mi voglio sovrapporre con la mia personalità a tutto il resto. Questo Yamaha, molto più, come posso dire, in punta di piedi, ti dice: io ho una mia estetica sonora, Il mio sound feeling. ma lo faccio nel rispetto di tutto il resto. Quindi viene fuori un insieme molto equilibrato, molto raffinato. Non c'è mai una prevalenza di una parte dello spettro rispetto all'altro, cioè non ti viene da fare quelle analisi in cui dici il medio alto è così, la gamma alta è colì. Qui è un insieme molto coeso, però quello che forse gli dà una idea di suono Yamaha è il colore. È come se questi colori che tendono un pochettino all'ambrato, come se non ci fosse, come se fosse una fotografia, un filo sottoesposta, mezzo stop sottoesposta, e con il bilanciamento del colore un po' sul caldo, venisse fuori molto grazie a questo LH7, Sì, L7A, HL7A, come al solito, il naming è un po'... dei giapponesi è un po' ostico. Sono d'accordo, è chiaro che tutti i tanti amici follower che ci seguono sanno che io per la Yamaha ho una particolare predilezione come marchio, quindi per me è come sfondare una porta aperta. Quello che dici tu ce lo trovo completamente e sono rimasto molto colpito dal fatto che possano aver pensato di fare un prodotto così trasversale, Sì. e con un suono da macchina high-end alla fine a un prezzo che è circa 3.800 euro. Per 3.800 euro ci si porta a casa un pre-DAC di alto livello, un amplificatore per cuffia di altrettanto livello, poi lo proveremo con la sua cuffia, la 5000, e poi volevo fare una notazione simpatica, no? Abbiamo fatto la prova del DAC, dell'amplificatore FIO, del DAC amplificatore per cuffia FIO, Sì, quello R2R sì. piccolo, Quello con le lucine sopra. con le lucine sopra, che ti piacevano tanto, che dichiarava 1,4 watt. Questo dichiara un watt. Chissà che strane queste dichiarazioni, no? Chissà poi a che impedenza questo, a che impedenza quello. Questo mi sembra, questo l'ho detto per dire che questo mi sembra un prodotto estremamente serio, estremamente rigoroso, con un suono che a me piace da morire, il classico sound Yamaha, che a me piace immaginare come un po' il suono dei classici condensatori Yamaha, che sono quei cappuccetti celestini che usa solamente la Yamaha perché sono fatti solo per la Yamaha, e quindi qui dentro non ci troviamo il classico Vima rosso, ma ci troviamo il condensatore della Yamaha. Il layout, l'abbiamo visto nello sventramento, è spettacolare, e tutto questo fa sì che questo DAC
quasi scompaia, quasi... Sì. Allora, ha detto giustamente Giulio, ha il suo carattere, ma ha un carattere che asseconda la musica, asseconda l'impianto, è lì a dirti io ci sono qua, ma non voglio essere il primo della classe, voglio solo farti sentire un po' qual è il feeling della Yamaha. E adesso noi stiamo ascoltando una retrospettiva, è stata pubblicata direi alla fine dell'inverno scorso, di uno dei miei idoli del passato, Brian Ferry. Sì. E fa schifo, Chi se ne importa, chi se ne frega. chi se ne importa. Ecco, la voce di Brian Ferry, questa voce, chi la conosce probabilmente la ama quanto la amo io, con questo sistema è stata riprodotta in una maniera veramente, mi verrebbe da dire, commovente. L'ho ritrovata molto più come dire, in sintonia con le mie aspettative con questo qui che con il Rose, che la faceva un po' aggressiva, e di aggressivo la voce di Brian Ferry non ha assolutamente nulla. Però anche qui insomma parliamo di sottigliezze, raffinatezze. Una cosa però io la vorrei dire. Dai. Io non mi sentirei di consigliare questo prodotto come pre-DAC a qualcuno che non usa la cuffia, perché si capisce dalla descrizione, si capisce per come è fatto, si capisce anche leggendo il manuale dell'oggetto, che questo nasce come amplicuffia. Sì. E le attenzioni che sono state riversate in questo prodotto nel suo funzionamento come amplicuffia fanno sì che, credo, non utilizzarlo per quel mestiere sia un po' fargli un torto. È vero, però mi viene da fare un'altra provocazione, da farti una provocazione, sì. Giulio. Noi lo abbiamo confrontato con Rose e con qualche altro DAC di costo superiore che abbiamo avuto qui. Quindi questo per 3.800 euro, anche come solo DAC Pre, è già un prodotto che è un affare. Quindi in quanto tale come DAC Pre a quel prezzo già è eccellente. In più, o forse prevalentemente, questo poi lo devono giudicare loro, ti troverai anche un amplificatore per cuffia, perché poi tu non senti proprio la cuffia, io la sento relativamente poco nei ritagli di tempo che ho, e quindi poi va visto anche nel piacere di possedere un oggetto così bello e particolare. Però io sto pensando che magari l'appassionato di ascolto in cuffia se lo compra, perché io credo che come amplificatore cuffia sarà un amplificatore cuffia fantastico, spende un cospicuo numero di soldini, però secondo me lui nel momento in cui se lo compra sa che ha in tasca la possibilità, magari non oggi, magari un domani, dopodomani, quando cambia casa, chi lo sa, di poterlo utilizzare in un impianto con i diffusori abbinato ad un finale. Che poi il pensiero che mi viene da fare, no? È che siccome i giapponesi quando decidono di fare una cosa bene la fanno bene, punto. Visto che vi è venuto così bene questo circuito di DAC Pre, perché non fare un DAC Pre stand alone, magari con questa circuitazione di tipo standard? Forse lo faranno. Probabilmente, perché io è quello che assolutamente mi auspicherei. Va bene. Allora, vi ringraziamo perché se ci avete seguito fino a ora, perché indubbiamente questa è una prova un po' particolare, un po' diversa, perché è un po' molto particolare e completamente diverso dal solito e da qualsiasi canone, è questo amplificatore per cuffia della Yamaha. Che noi sappiamo, e questa cosa mi fa molto piacere, che resterà ancora qui almeno il tempo di girare la seconda puntata, che è quella della prova della cuffia. Esattamente, della prova della cuffia, che a questo punto so che anche tu indosserai con un certo, almeno con curiosità, della cuffia più prestigiosa della Yamaha, che costa proprio 5.000 euro. Che costa 5.000 euro, immagino che da qualche parte ci sarà scritto right e left. Va così, con i connettori dietro. E io per salutarvi, senza i fili. Ti metti la cuffia senza fili. Esatto. Ok?
Grazie, subscribe, campanella, seguiteci sul sito. Ciao, grazie. Ciao.